Dischi freni forati o baffati? Beh, se vi state ponendo questa domanda e non sapete cosa scegliere, quindi volete rinnovare l'impianto frenante della vostra automobile potenziando, migliorando la resistenza, quale scegliere tra queste due soluzioni? Che differenze ci sono? Beh, ve lo spiego in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Gianni De Francesco, sono un ingegnere del veicolo e questo è il mio canale in cui provo a divulgare la tecnica automobilistica. Beh, innanzitutto partiamo dal presupposto. Solitamente i dischi freno, se guardate all'interno dei cerchi della vostra automobile, sicuramente vi accorgerete che i dischi freno standard di serie sono solitamente pieni. Significa che la superficie esterna del disco, quella visibile sostanzialmente, è solitamente liscia, è pieno, il disco è pieno. Poi i dischi sono in realtà autoventilanti in genere, quelli moderni, all'anteriore soprattutto, cioè hanno dei canali all'interno che vanno dal centro del disco dove è montato sul mozzo all'esterno e servono per, grazie alla forza centrifuga, evacuare l'aria e raffreddare il disco. Quindi aspirare l'aria, passare attraverso i canali, raffreddare il disco raccogliendone il calore che si genera ovviamente nelle frenate e espellerlo all'esterno del disco. Ora, perché invece esistono i dischi frenanti forati o baffati? Che differenza c'è? Quali sono i vantaggi rispetto al disco pieno? Innanzitutto, questi assicurano un miglior grip della pastiglia, infatti tutte queste scanalature o i fori nel disco a contatto con la superficie della pastiglia con un materiale attrito abbastanza ruvido, a differenza del disco liscio, assicurano un miglior grip perché appunto forniscono più attrito ancora al materiale di attrito della pastiglia nella sua rotazione. Infatti il disco ruota, la pastiglia preme contro il disco e incontrando queste asperità superficiali, i fori o le scanalature, queste genereranno più attrito nella pastiglia e quindi avranno un funzionamento migliore la stessa. Secondo vantaggio, l'evacuazione dei gas. Ora, i gas di frenata non sempre si formano nelle situazioni più stressanti quando le temperature sono così alte che vanno in combustione le cosiddette resine del materiale di attrito all'interno della pastiglia. Quando vanno in combustione queste resine generano questi gas, ora questi potrebbero rimanere, se il disco è pieno come quelli standard, rimanere tra il disco e la pastiglia generando appunto una sorta di cuscinetto che poi impedisce o comunque rende più complicato l'adesione alla pastiglia e quindi aumentano sostanzialmente gli spazi di frenata e questo si chiama fading del disco del freno. Fading è l'impianto frenante ed è un problema assolutamente non voluto e da evitare perché appunto soprattutto su strada ma anche in pista può causare notevoli problemi allungando improvvisamente gli spazi di frenata. Poi sicuramente ci sarà un miglior comportamento frenante sul bagnato e questa è una cosa da non sottovalutare perché magari sei in autostrada, si sta andando, piove, quindi tutta l'acqua che c'è all'interno della gomma, della ruota in velocità, magari si deposita un sottile velo tra il disco e la pastiglia e questa, se dovete fare una frenata improvvisa, prima di avere forza frenante, anche pochi decimi di secondo, ma la pastiglia entrerà prima in contatto con l'acqua e poi quando sarà evacuata tutta l'acqua andrà in contatto col disco frenando effettivamente l'automobile. Però magari ci può essere un periodo di tempo in cui effettivamente la forza frenante è ridotta. Quindi sia i dischi forati, sia i fori che le scalature aiutano a smaltire l'acqua sul disco e quindi l'impianto frenante è più pronto in queste situazioni sin dalla prima frenata, dal primo attacco e questo migliora notevolmente la sicurezza su strada. E infine, sempre magari collegata al primo punto, quello del miglior attrito, queste scanature e fori migliorano lo stato della pastiglia perché ne grattano via avendo più attrito e comunque hanno dei bordi queste scanalature, soprattutto le scanalature migliorano il materiale della pastiglia perché ne grattano via sempre lo stato più superficiale, magari più usurato e quindi rinnovano sempre la pastiglia rendendola sempre fresca e pronta all'utilizzo.
Ricordiamoci che l'obiettivo degli impianti frenanti oggi, o di cambiare dischi, non è magari aumentare la potenza frenante, a meno che non state facendo un upgrade importante alla vostra vettura, ma per l'utilizzo su strada, ad esempio, già i dischi standard offrono delle prestazioni notevoli, tant'è che se non ci fosse l'ABS ogni frenata più decisa le ruote andrebbero in bloccaggio e ovviamente perché le potenze in gioco sono molto alte dei freni attuali. Quindi ricordiamo sempre che la migliore frenata, il miglioramento delle frenate spesso dipende non dall'impianto frenante ma dalle gomme. Quindi non sottovalutate le gomme se volete aumentare la capacità di frenata della vettura, perché sono queste che generano l'attrito e l'aderenza con l'asfalto. Ma a parte questa precisazione, l'obiettivo è quello di, su strada, magari anche in pista, di rendere l'impianto frenante più resistente alle frenate ripetute. Quindi sia che magari affrontiamo una discesa su strada a pieno carico, situazioni normali in cui a tutti capita di surriscaldare l'impianto frenante, beh, questo magari si evita con l'utilizzo di freni forati e baffati. Ora andiamo a vedere dischi baffati e dischi forati per chi sono consigliati. Partiamo dai dischi baffati. Al contrario magari di quanto si potrebbe pensare, i dischi baffati sono più adatti a un utilizzo in pista, quindi un utilizzo gravoso. Questo perché tutti i pregi precedenti rimangono, come già vi ho spiegato, però sono più adatti a un uso estremo del disco, cioè al raggiungimento costante di temperature molto alte di utilizzo. Questo perché il disco baffato è più resistente dal punto di vista meccanico. Infatti ogni singolo foro, nel caso dei dischi forati, rappresenta un potenziale innesco di cricche meccaniche come quelle che state vedendo. Sono delle spaccature vere e proprie che, essendo il foro una discontinuità nel materiale, una sorta di difetto, da questi possono partire appunto queste spaccature che poi possono penalizzare il disco, renderlo più instabile, ma soprattutto possono portare anche alla rottura completa del disco. Mentre i baffi, quindi queste scanalature che non sono dei veri e propri fori, sono molto più resistenti alle sollecitazioni estreme, quindi funzionano meglio in pista rispetto a quelli forati. Quindi per chi deve montare questi dischi, magari ha intenzione di fare track day con un'auto particolare, per chi utilizza in pista continuamente l'automobile o per un upgrade anche stradale l'impianto frenante, comunque vanno benissimo anche su strada, ma in pista sono meglio di quelli forati, quindi sono consigliabili in questo caso. Altro vantaggio, è facile riconoscerne l'usura, perché le scanalature quando si consumano si assottigliano e quando diventano invisibili sostanzialmente significa che il disco è a fine vita, e questo è molto comodo sostanzialmente in pista dove le usure sono importanti. È un po' come funziona per le gomme: quando i tasselli arrivano alla tacchetta di usura significa che sono da cambiare. Disco forato. Perché scegliere un disco forato? Per chi conviene? Beh, come probabilmente avete già capito, il disco forato conviene più a un utilizzo su strada, perché non è un utilizzo sempre così intenso, le situazioni in cui si può riscaldare parecchio sono più rare e comunque un disco forato assicura una miglior dissipazione del calore rispetto al disco baffato. Questo perché i fori sono fatti in corrispondenza dei canali interni di autoventilazione del disco, quindi aumentano tantissimo l'effetto ventilante del disco e asportano tanto calore. Quindi questi dischi forati tendenzialmente lavorano con temperature più basse, raggiungono picchi di temperatura più bassi di quelli baffati, e questo su strada è meglio piuttosto che in pista, perché in pista spesso si utilizzano magari mescole, anche delle pastiglie per l'uso pista, che lavorano invece molto bene ad alte temperature. Quindi i dischi forati vanno meglio su strada per questo motivo, e inoltre su strada non hanno le sollecitazioni meccaniche, termiche tali da causare problemi di cricche dai fori. Questo se usate dischi di qualità, quindi mi raccomando, i marchi che scegliete per questi componenti, ne va della vostra sicurezza, quindi mi raccomando. L'estetica dei dischi forati in genere è considerata migliore, sono obiettivamente più belli dei dischi baffati, e infine funzionano meglio in caso di pioggia perché dai fori evacuano molto meglio la pioggia, l'acqua, lo strato d'acqua che si può formare sul disco, quindi assolutamente consigliati come upgrade per utilizzo stradale. Le marche più famose hanno delle linee che possono sostituire tranquillamente quelli di serie, è un buonissimo upgrade in questo caso. Mi raccomando, non pensate di forare manualmente col trapano i vostri dischi pieni per ottenere dischi forati, perché sarebbe ovviamente una follia.
e sarebbe un disastro dal punto di vista meccanico, quindi non fate questo scherzetto. Altro appunto, sia con una o con l'altra soluzione, mi raccomando, le pastiglie sono diverse e lavorano in maniera diversa dei dischi pieni, quindi abbinate a questi dischi le pastiglie fatte apposta per lavorare con questi dischi. Meglio ancora se dello stesso produttore del disco, perché sicuramente saranno fatte per lavorare bene e vi assicureranno le migliori performance e anche durata. Bene, per questo video è tutto. Se avete altri dubbi, scrivetemi nei commenti e noi ci vediamo col prossimo approfondimento. Ciao!